Ed è Achille Lauro, che è un grandissimo studente a scuola con il suo amor, ad annunciarci la professoressa Danila Elisa Morelli. Buongiorno, Ma buongiorno a tutti. Io qui non tutte. devo fare neanche l'appello, c'è solo più, cos'è? Highlander. Abbiamo un sacco di campanelle, la sente la campanella? Sì, wow. Ecco. È il bidello che è rimasto col No, ditino è lì. perché il problema è che Marco, che non c'è, aveva lui la base, però non Allora, mi ha come non detto detto, dov'è. l'appello si riduce a Giovanni Ferrari. Esatto, spingiteli. Giovanni, presente, purtroppo presente, guardi. Ma come purtroppo? No, ma quanto sono bravo, quanto sono bravo, cioè tutti almeno ormai... la frequenza è regolare. Esatto, con la stagione estiva tagliano, vanno via, e io invece sono qui ne resterà sempre. solo uno. Ne rimarrà solo uno. Quindi non per merito ma per presenza. Sì, insomma l'impegno. Bene. Allora, di che parliamo oggi? Ah, non lo so, se non lo sa lei, è la professoressa. Visto che ci sono gli esami che incombono, domani iniziano quelli della matura, come si diceva ai tempi, della maturità. È vero, quindi domani suoneremo. Domani c'è il primo scritto. Domani suoneremo, segnatevelo perché lo faccio sempre notte prima degli esami. Lo suono sempre il giorno del primo scritto. Allora ho pensato di parlare di esami, anche perché io domani ho anche gli orali dei miei alunni. Quindi, è insomma, vero, terza media. Sì. Quindi siamo tutti belli messi. Sa che non lo sapevo che ci sono gli esami di terza media? Perché io ho un figlio che fa terza media. Sì, ma non sapevo ci fossero gli esami. La vedo rilassatissimo sì, perché in questo periodo. Proprio come se non ci fosse nulla. Sì. Vabbè. Allora, intanto parliamo di da dove viene la parola esame, perché già quella è un po', c'è una curiosità. La parola è examen in latino e la cosa bella è che letteralmente significa ago della bilancia, perché il verbo exigere aveva tra i suoi tanti significati quello del pesare. Quindi l'esame che cos'è? Il momento in cui si pesano le competenze, le conoscenze, il livello a cui un alunno in questo caso è arrivato. Come ben sappiamo, si accede agli esami dopo aver ottenuto quella che ai tempi nostri si chiamava pagella e che oggi di solito si chiama scheda di valutazione. Ecco, perché pagella? Allora, perché... pagella, se noi dicessimo pagella, incontrassimo per strada Cicerone o Cesare, ci capirebbe subito, perché pagella è proprio la parola latina che significa una paginetta. Scheda invece viene dal greco, un po' più aulico, schede, che significa un foglietto, qualcosa di poco importante. Voi pensate che passaggi poi ci sono stati che in realtà è abbastanza importante, perché c'è un voto di ammissione all'esame. È un documento ufficiale. Esatto. Sempre su esame, una curiosità, la stessa radice ha dato origine a una parola che non c'entra niente, sciame. In che senso? Vede, cioè, la vedo non ho capito, ho perso il passaggio. Lo stesso verbo da cui arriva la parola examen in latino, proprio per la gioia degli studenti che devono fare le traduzioni, le versioni. Examen significa sia la pesatura delle competenze, sia lo sciame di api che esce dall'alveare, cioè proprio per la follia. Scritti e orali, non sto a dire tutte le etimologie, però orale viene dalla bocca, perché in latino era os oris, quindi qualcosa che si dice a voce. La tesina, quella che non la fa dormire, non fa dormire neanche il signor Galli. Esatto, sì, perché noi genitori stiamo impazzendo, perché loro dovranno presentare, i ragazzi di terza media devono presentare questa tesina, questo elaborato alla commissione d'esame. Sì. Allora, la tesina viene dalla parola greca tesis, greco, che significa posizione. E infatti la tesi di solito che cos'è? È un assunto, è un'idea che tu vuoi in qualche maniera proporre e difendere contro quella che può essere una tesi contrastante. Tu hai una tua posizione. Quindi la tesina in realtà è un modo simpatico di dire dovrebbe essere una posizione, ma la cosa su cui vorrei porre un po' l'accento è che in realtà sia alla maturità sia all'esame di terza media, la licenza media, non c'è un vero e proprio orale inteso come interrogazione. In realtà il decreto ministeriale è molto molto chiaro, si parla di un colloquio. Colloquio, che cosa significa? Parlare con lo. Ho capito, quindi parlare con... È una chiacchierata. Ho capito, quindi non si possono fare domande. In teoria non è una questione di domande, non è una questione di tesina, ma è una questione proprio di vedere attraverso un colloquio il livello di maturità, di competenze del ragazzo. Ecco, ma se... No! Niente, scherzavo. Il tempo è purtroppo scaduto, il tempo è tiranno. In bocca al lupo a tutti gli studenti. Grazie professoressa, alla prossima. Alla prossima.